Giovedì 2 novembre del 2023, buongiorno a tutti e quindi siamo quasi arrivati anche alla prossima partita del Milan perché tra 2 giorni si torna in campo, c'è Milan-Udinese, 20:45 di sabato, a San Siro si torna in campo per provare a smuovere un po' la classifica. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Classifica che nelle ultime due si è smossa solo di un punto e quindi bisogna assolutamente ritornare a fare i 3 punti per non staccarsi dalla vetta, anche se comunque l'Inter avrà una partita non facilissima visto che va a Bergamo contro l'Atalanta. Henry, oggi ci dividiamo un po' a metà. Sì, direttore, ritrovare i 3 punti, ritrovare anche il like che va messo, perché ieri avete fatto la pacchia voi ascoltatori, voi che guardate Mattino Milan, che non c'ero io e Niente quindi like. nessuno vi ha rotto le scatole per i like. Oggi torno a rompervi le scatole io per i like, quindi mettete il like ragazzi se vi va e se vi piace il video per supportarci. Non vi costa niente, ci aiuta tantissimo come vi diciamo sempre, così come se è la prima volta che ci seguite, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e attivare la campanella per tutte le notifiche. Grazie Henry. Prego. Da dove vogliamo partire? Dai, partiamo prima un attimo più dall'attualità più stringente, ovvero Zlatan. Mm. Al Milan da leader, nello spogliatoio può fare squadra anche coi dirigenti. Allora, ci sono due pro, due contro, o più che due pro, due contro, in realtà sono due posizioni che collimano e due posizioni che non collimano, cioè le spieghiamo. Gazzetta a firma anche di Jennifer Wegerup, che magari se riusciamo oggi portiamo al telefono al talk, dice aspetto positivo, vivere la quotidianità di Milanello e va bene entrambi, al Milan e a Ibra. Sì. E ci sta. È anche forse la cosa che più ci, diciamo così, più ci manca da quel punto di vista a Più Milanello. manca a noi e più manca a lui, ti direi. Sì, probabilmente anche a lui stesso, insomma, anche se si diletta parecchio, Zlatan non è che rimane a casa a guardare le serie TV, però sì, come professionista dello sport assolutamente sì. Voltiamo pagina. Niente ruoli di facciata, vuole incidere, quindi questo assolutamente no. Magari all'inizio era un pochino più così l'offerta del Milan. Lui non vuole essere né un tramite né un simbolo messo lì tanto per. È un parafulmini. Sì, quello che vuoi, sì, anche. Vuole lavorare, vuole fare, vuole incidere, vuole essere protagonista, cioè non vuole essere, cioè protagonista a suo modo ovviamente, vuole essere qualcosa o qualcuno anzi che può dare una mano concreta. Quindi togliere dall'idea che Ibra possa fare la statua, diciamo così. Poter agire liberamente fuori dal club, perché comunque Zlatan lo conosciamo anche già quando era calciatore, aveva degli interessi paralleli, diciamo così, Sì. e lo conosciamo, insomma, è una persona che non si è mai limitata solo e soltanto al calcio, anche se ha dedicato la vita al calcio, ma l'abbiamo visto, allora, è inutile che stiamo a elencare le tante altre passioni di Zlatan, anche economiche, diciamo, anche dal punto di vista del businessman. E nessuna pretesa sul mercato. Questo forse è più una richiesta del Milan, cioè, o comunque inizialmente non avrebbe nessun tipo di peso sul mercato, che verrebbe comunque lasciato in mano a Geoffrey Moncada con il Sì. supporto, diciamo così, economico eh, di Giorgio Furlani. Ma Ora, sul mercato non so quanto, come dire, non so quanto Ibra sia interessato, anche sì, magari è una cosa che gli piacerebbe apprendere, conoscere, imparare, iniziare poi magari chissà in un futuro a farlo. Io penso che la questione sia più la prima, mm, cioè Ibra vuole esserci e vuole esserci da protagonista. Vuole esserci non come figurina, non come parafulmini, non come statua, non come cose del genere. Ibra vuole esserci e vuole fare la differenza, lo ha detto 1300 volte. Quando gli è stata posta queste 1300 volte la domanda
Ma adesso cosa farai? Ma rimarrai in dirigenza? Ma andrai avanti col calcio? Che si fa una volta appesi gli scarpini al chiodo? La sua risposta è sempre stata: "Non lo so, ho tanti interessi", eccetera, eccetera. Di sicuro se resto nel calcio, comunque se entro in una società, lo faccio per fare la differenza. Questa secondo me è la questione principale, più Mh, di la Milanello, più della libertà di fare altro, più soprattutto di questa cosa del mercato che secondo me continua a rimanere la cosa più marginale, diciamo, a logica proprio. Ehm, e penso che sia questo. Poi comunque, vedremo come andrà a finire questa storia. Di sicuro a noi una figura di campo tra Pioli e la dirigenza serve. Cioè quella che una volta chiamavamo società, no, pardon, quella che una volta chiamavamo dirigenza, prima di arrivare alla società, manca in questo momento, perché il direttore sportivo c'è, non c'è. L'amministratore delegato è l'amministratore delegato, cioè manca proprio la dirigenza di fatto rispetto sì, agli altri. diciamo che quello che si potrebbe essere scusate, quello che potrebbe essere la figura dove, così ci capiamo un pochino tutti, poter, tra virgolette, "inquadrare" il ruolo di Ibra è quella del direttore tecnico, cioè sì, è una figura che lavora anche all'interno dello spogliatoio, coi giocatori, con l'allenatore, ma è anche qualcuno che supervisiona il loro lavoro, che si fa anche, tra virgolette, da osservatore terzo di questo lavoro e, come ha detto lo stesso Cardinale, possa anche essere un po' il suo advisor su questo tipo di lavoro, cioè valutarlo, guardarlo, giudicarlo e riportare direttamente al proprietario. Quindi essere quegli occhi tecnici che possano capire realmente un allenamento, una partita, il rendimento di un giocatore, di un allenatore, cioè qualcuno che mastichi realmente di questo sport. Posso dirlo? Una volta ogni tanto l'avevamo detto ai tempi che sarebbe servita una figura un pochino più di campo, ecco. Tutto qua, perché comunque sempre calcio è, alla fine, in un modo o nell'altro, ma semplicemente perché Geoffrey Moncada, che è un ottimo dirigente sportivo, non ha forse nemmeno la voglia di fare diciamo così, quello che fa la seconda parte del lavoro del direttore sportivo, cioè il mercato, l'osservazione dei giocatori, lo scouting, eccetera, è metà del suo lavoro. L'altra metà, che sono quello che abbiamo raccontato dovrebbe fare Ibra, non ha forse né la voglia né in questo momento le capacità per farlo. Magari col tempo L'esperienza, potrebbe crescere. nelle Esatto. competenze probabilmente, o magari le avrà in futuro, chi lo sa, ma attualmente no, cioè viene da è uno scout, cioè fa lo scouting, non ha mai fatto il dirigente a questi livelli Moncada, con tutto il bene che gli possiamo volere, però non l'ha mai fatto. Cioè c'è proprio un buco in quella zona in quella zona dirigenziale, c'è proprio un buco, manca. E si va a cercare Ibra per questo motivo qua. Lo avevamo detto, ma era pronosticabile, cioè non serviva un genio, anche perché, era stata risolta questa cosa con il: "Ma sì, ma diamo più potere a Pioli". Cioè è l'errore in più, perché a te serve la figura che valuti il lavoro di Pioli e ti serve con una certa esperienza, con una certa competenza, con un certo tipo di sguardo, con un certo tipo di background, ma non perché tutti hanno bisogno No, perché la no, scala certo. gerarchica debba essere infinita, ma semplicemente perché è logico, ecco, Mh. è logico. Chiudiamo il discorso prima di passare da tutt'altro tipo di argomento con i gol spariti di Gianni Reinders. Oggi c'è lui su Gazzetta. Il diavolo si aspetta la svolta sotto porta, l'olandese è arrivato con la fama di mezzala efficace dal tiro, ma a fatica gli ore ripesano come a Napoli. Ma tanto è inutile che ci nascondiamo, ha sbagliato parecchi gol Gianni, cioè è inutile che diciamo di no.
è Il vero, problema, se ne è mangia lui il problema, vedo. oggi è il Visto problema, adesso il sì, titolo in sono i gol di giallo. Tijan. No, in realtà ti dirò, è anche un problema, tra virgolette, "vero", cioè nel senso, ha segnato pochissimo, cioè Assolutamente. 0. Non ha ancora fatto un gol. E ti dirò, amplierei il problema: tolto il gol di Loftus-Cheek a Cagliari, Musa 0, Centrocampista non ha Krunic segnato. 0, Reinders 0. Non ha segnato nessuno dei nostri centrocampisti centrali, neanche il buon Tommy Pobega, che l'anno scorso ogni tanto qualche golletto l'ha buttato dentro, è ancora fermo a 0. E dalle mezzali e dal centrocampo in generale non è arrivato niente dal punto di vista realizzativo. Sì, E qualche assist sì, gol niente. è vero, soprattutto questo ragazzo che è stato quello anche perché Loftus di fatto mezzo se lo inventa il gol che ha segnato, no, a Cagliari. Lui invece di chance ne ha avute parecchie, ma proprio cristalline, su tante galoppate prima di Leao, di Teo, insomma, ha avuto tanti palloni proprio, non dico solo da appoggiare, ma quasi. Ehm Da qui a scrivere in giallo, in grande, il problema ne passa. Questo è il problema. Ah, tra l'altro, mi fa strano perché 2 anni fa, quando abbiamo fatto esattamente la stessa identica cosa, cioè prendere i dati delle squadre di vertice che giocano anche le coppe, qui ad esempio manca la Lazio che fa la Champions, la Juve ad esempio è una cosa un po' a sé, visto che non ha impegni infrasettimanali. Ci sarebbe stata più l'Atalanta, eccetera, quindi squadre che di vertice sì, ma che fanno anche le coppe, quindi hanno il doppio impegno. E giù a dire: "Ma no, è sbagliato", e critiche e critiche. Quest'anno ho visto un fiorire tabelle su tabelle sui social. Oggi le ho viste anche su Gazzetta dello Sport, quindi evidentemente oggi sì, sono un po' sul "l'avevamo detto", però Vedo. però caspita, cioè vedo esattamente le stesse cose che abbiam fatto 2 anni fa, cioè prendere i dati e dire: "Signori, c'è qualcosa che non va?" Punti di domanda. Perché noi non lo possiam sapere, però i dati dicono che siamo la squadra che ha più infortuni. Come mai? Vogliam provare a far qualcosa? Perché dopo anni addirittura, questo tipo di lavoro è finito su Gazzetta dello Sport, quindi evidentemente non era così un'idea Chissà se malsana. gliel'hanno chiamate a Gazzetta dello Sport. Dicendo che questo non è giornalismo. Va bene. Andiamo a vedere invece, oggi sono un po' di nomi sul mercato per possibili vice Kalulu, cioè o meglio, di giocatori che possono allungare un po' la batteria dei difensori centrali, visto che sia Kalulu che Pellegrino ne avranno per molto e ci rimane soltanto Simon Kjær oltre ai 2 titolari. Moncada vira su Kelly e ora Esteve il piano B. Blitz Bournemouth e il centrale promosso a pieni voti, il club rossonero sfida il Tottenham. Questo è Kelly, Lloyd Kelly del Bournemouth, classe 1900, aspetta, no, che 1900, sarà un 2000, perché No, ne no, ha no, 98. 98, ok. 1,90, mancino, che va a scadenza, 30 giugno 2024. Quest'anno non ho capito perché ci sono queste 4 partite in cui non è stato convocato, per il resto ha giocato, però tra l'altro in un Bournemouth che come vedete è un pianto, perché ha vinto soltanto l'ultima. Sì, il Bournemouth malissimo quest'anno. Vabbè. Ha vinto soltanto l'ultima col Burnley che è la neopromossa e sta facendo fatica. La conosci? Io no. Ho visto un paio di partite del Bournemouth quest'anno, dirti che lo conosco è dirti troppo onestamente. Mi è sembrato un difensore normale, poi dipende anche dai contesti in cui lo metti. Sì, è molto alto e per essere alto non è nemmeno così piantato, ecco. Un po' un Malik in miniatura, se vogliamo, miniatura virgola, perché più o meno è alto uguale, è leggermente più basso, però sa impostare leggermente di più magari, però ecco, non si discosta troppo da quel concetto lì, ecco, non è un Kalulu per intenderci,
se cercavamo un Kalulu come sostituto post Kalulu, questo non è un Kalulu, è un difensore un pochino diverso, un po' più alto, un po' più piazzato, ripeto, non lentissimo per l'altezza che ha. Per quello che ho visto io nel Bournemouth, chiamatelo come vi pare, o Bournemouth, non è un difensore normale, niente Vabbè, di... dai, deve allungare nel caso un po'. Cioè, Anche perché anni 25 comunque, cioè non è che ne ha sì, sì, non è 19. giovanissimo. Andiamo avanti. Maxime Steve, che inizia a profumare no, scherzo, stavo per dire una vaccata, di Baselli, cioè siamo al quarto È vero. mercato tra estate e inverno che ci accostano il buon Steve, che tra l'altro quest'anno non sta neanche andando particolarmente bene. No, malissimo Esteve quest'anno. Questo l'ho Cioè, seguito un po' di due più, l'ho dovuto partite. seguire. Sì, l'ho dovuto anche seguire un po' di più, cioè ho dovuto seguire un po' di più il Montpellier, ho sempre visto che non c'era più o meno. E tra mezzi infortuni, tra scelte anche tecniche del Montpellier, eviterei Esteve, cioè con tutto il bene, magari questo ragazzo verrà fuori tra qualche anno perché ancora ne ha 21, alla Kier, no? Che Kier non è uno che Mm. a 20 anni, a 23-4 anni sembrava essere il nuovo Beckenbauer, no? È uno che è venuto fuori un po' più avanti con l'età. Io penso che anche per lui sia così, cioè non è niente di... Lui veramente, secondo me, non è niente di eccezionale. Poi magari negli anni crescerà. Ad oggi prendo Kelly tra i due. E Steve non è ancora pronto, secondo me. Siamo arrivati in chiusura, Henry. Vedremo se il mercato ci regalerà un difensore centrale, un terzino, magari anticipando l'arrivo di Miranda. Lo capiremo tra qualche mese. Da qui in avanti, per i prossimi 2 invece di mesi, dobbiamo stringere i denti e incrociare le dita che i nostri centrali facciano più o meno E percorso lavorare netto. bene con lo staff medico e atletico, magari, oltre che sperare e fare il segno della croce, anche magari lavorare meglio. Boh, al quarto anno mi limito al segno della croce. Henry, grazie. Grazie, ciao a tutti. Ciao, è stato un piacere, ci rivediamo tra poco con Chiama Milan delle 11, lancio delle 13, talk delle 16 e in serata c'è Filo Rosso Nero. Grazie a tutti, ciao!